Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i gemelli e le tendenze energetiche predestinate per la seconda metà di maggio 2026. Mi è caduto tutto il mazzo. Abbiamo l'eremita, ragazzi. Periodo di introspezione, periodo di rivalutazione, può anche essere un periodo di isolamento volontario per qualcuno ed è un momento di ricerca della propria strada. Andiamo a vedere con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo e sono valide per il segno solare, quello lunare e l'ascendente. Per chi volesse una consulenza personalizzata o iniziare un percorso di crescita con me, mi può contattare via mail. Trovate anche il numero di telefono sotto nella descrizione, così come anche il link alla pagina web, il link alla sezione degli abbonati, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Dieci di pentacoli, 7 di coppe, 3 di spade, diavolo, 8 di coppe, 8 di bastoni, il sole, 6 di denari. Allora ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo un po' com'è il movimento energetico più importante del periodo. Potrebbero anche arrivare dei messaggi slegati tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere i vari settori, quindi amore, lavoro, denaro, eccetera. Partiamo da questo 10 di denari che secondo me è una bella carta per partire, è una carta di equilibrio, è una carta di gruppo, è una carta di contratti anche, di appartenenza. Mi fa venire in mente come se faceste effettivamente già parte di un gruppo, potrebbe essere un gruppo lavorativo, imperatore, e re di pentacoli e regina di bastoni. Sì, potrebbe essere un qualche cosa che ha a che fare con un nuovo contratto che avete messo in essere, potrebbe anche essere un contratto inerente ad una casa, una compravendita, per esempio. Andiamo a vedere il 7 di coppe, partiamo con un fante di denari e un 6 di denari che avete già ribaltato qui. C'è qualcosa ragazzi che sì, vi fa appartenere ad un gruppo, però con questo 6 di pentacoli al contrario io ho come la sensazione che ci siano certi disequilibri. Il 7 di coppe mi parla di disillusioni, di un qualche tipo di aspettativa che avevate e che secondo me potrebbe non essere soddisfatta o non riuscire a soddisfare nel prossimo periodo. Il non riuscire a soddisfare ve lo dico per quel fante di pentacoli che girate a testa in giù. È come se vi mancasse qualche carta per far pinacola. Potrebbe essere un'informazione, potrebbero essere degli studi, delle tecniche, delle strategie anche per qualcuno. Andiamo a vedere il 3 di spade. Quattro di coppe. 2 di bastoni e matto. Sento che qui qualcuno o sta sottovalutando il tipo di sacrificio e di sforzo che sta facendo in funzione di questa situazione o questa relazione, o c'è proprio come una sorta di rifiuto, cioè io sento che qualcuno non ne può più di questo disequilibrio. Può anche essere che siate in un matrimonio, in una relazione o in un contratto lavorativo dove innanzitutto ci sono più energie, perché ci sono 3 figure qui, e ho la sensazione, vedendo queste carte, che o state rifiutando per la serie basta con questo disequilibrio, basta con queste disillusioni, voglio qualche cosa di nuovo, ed effettivamente con il 2 di bastoni c'è come questa voglia di guardare al futuro.
Vi sento come dire basta soffrire con queste carte. Andiamo a vedere il diavolo. Mago, 5 di coppe e 9 di coppe. Io credo che sappiate, che siate coscienti, consapevoli che c'è una certa dinamica di tipo materiale alla quale siete attaccati e che non volete lasciare indietro. Credo che si possa anche definire zona di comfort perché sappiamo bene che l'umano preferisce stare in una situazione malsana ma che sa gestire piuttosto che buttarsi in qualche cosa di nuovo, anche se qui con questo matto sento che ne avete proprio la voglia, ma vedendo questo mago al contrario è come se non foste disposti, è come se aveste paura di pentirvi, se non foste disposti a fare quel movimento in più, quel passaggio in più, quello sforzo, mi viene da dire, che vi porta fuori da questa situazione di introspezione, di riflessione. Probabilmente l'eremite qui perché state proprio pensando a quale sia il passo migliore da fare. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Cavaliere di pentacoli, giustizia, 9 di spade e fante di spade. Sì, è come se non voleste rompere qualche contratto, rompere qualche tipo di pace, qualche tipo di situazione, come se non voleste rompere, è passato un motorino, le uova nel paniere. C'è la voglia di rompere gli equilibri, però dall'altro lato si fa fatica con questo mago al contrario, non si sa quale sia l'azione giusta da fare, quale sia l'intenzione da mettere. Vi dico che avete tante carte di fermo, vi manca l'appeso e poi siete a posto. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. Abbiamo il diavolo e un eremita. Credo che qualcuno potrebbe prendersi il tempo in questo periodo di riflettere in pace, tranquillamente, da solo o da sola. C'è qualche cosa che vi condiziona, dovete individuare che cos'è per buttarlo giù. Tenete presente che il diavolo fa riferimento all'ego, a tutti quegli obiettivi e quei comportamenti ai quali ci attacchiamo perché pensiamo che nel momento in cui avremmo quella cosa saremmo felici, nel momento in cui avrò una coppia, avrò un fidanzato, una fidanzata, un partner, una casa, un lavoro, quella macchina. Sono tutti quei desideri un po' egoici, un po' le illusioni del sette di coppe. Il successo, il potere, il denaro, le donne, la casa, la ricchezza, la notorietà, un po' quelle le trappole dell'ego, no? E è come se vi rendeste conto che sì, magari avete qualche cosa di queste sette coppe, però non è quello che vi dà la felicità, manca qualcosa qui. Andiamo a vedere il sole, perché qui si tratta di togliere la tossicità e ritornare alla vostra essenza. 10 di spade, sole e 3 di spade. Bisogna chiudere con la sofferenza, chiudere con i sacrifici e iniziare ad esprimere se stessi. Io credo che qualcuno sia condizionato da un ambiente familiare o da un ambiente lavorativo. Vi faccio un esempio. Lavorate in una multinazionale, perché con i 10 di pentacoli l'azienda è potenzialmente grossa. Lavorate in una multinazionale e siete, tra virgolette, obbligati, per esempio, ad andare vestiti in modo elegante o in modo classico e non potete usare il casual per andare in ufficio. C'è come una sorta di condizionamento che non vi lascia liberi, che vorreste togliervi da dosso. Può anche essere un qualche tipo di reazione automatica che si è imparata per difendersi da questa sofferenza, che qui è ora di lasciare indietro. Andiamo a vedere quei 6 di denari. Abbiamo un 6 di spade, eh sì, c'è la necessità di allontanarsi da certe forme pensiero. E un 3 di coppe. Potrebbe anche essere necessario allontanarsi da certe amicizie, con questo 3 di coppe, perché anche il sole è comunque un archetipo che mi parla di amici.
Ragazzi, sento che questo periodo sarà per riflettere sul se portare avanti un certo rapporto o no, che per molti versi potrebbe essere un rapporto d'amicizia, vi dirò. Anche se ci sono queste tre figure, sento più come se fosse un rapporto di amicizia, piuttosto che un qualche cosa a livello romantico. Può essere un collaboratore, una collaboratrice, un collega di lavoro con il o la quale avete instaurato uno pseudo rapporto e c'è comunque qualcosa che condiziona in questa situazione, in questa relazione. Secondo me l'otto di bastoni è un po' il trucco di questo periodo, cioè avviare una comunicazione chiara, lineare, diretta. Dire le cose così come stanno, in modo chiaro, trasparente e cristallino come vi consiglia qui il sole, Allora, ragazzi, partiamo dal lavoro e da chi è disoccupato. In questi casi spero sempre che la lettura non risuoni, però non vedo grandi novità, sinceramente, ragazzi. Ho come la sensazione che dobbiate spostarvi da dove siete. Può essere anche proprio fisicamente come uno spostamento di residenza. E che più che tutto ho carte al contrario, ho i due sei di pentacoli e la giustizia, che sono carte che parlano di contratti, girati al contrario. Quindi è più facile che siano o contratti in nero, cioè accordi verbali, mettiamola così, o possa arrivare comunque un qualche tipo di contratto dove però, ahimè, non vi pagano quanto meritereste. Sta a voi poi con il 6 di spade scegliere se stare o se andare, se cercare qualche cosa di meglio. Sì, non ho grandi notizie per voi in questi 15 giorni, mi spiace. Ehm, Vedremo poi come va a giugno. Per le persone che sono occupate, allora io sento che non vi sentite tanto a posto nel posto dove siete o nel ruolo che rivestite. Io ho come la sensazione che sulla carta siate una cosa e poi in realtà facciate quello che dovete fare e altro, ma che non venga riconosciuto. Potrebbe essere questo che vi crea insicurezza, che vi crea questa insofferenza, che vorrei... Sì, con questo diavolo è un po' come aspettare che arrivi questo riconoscimento. Con l'otto di bastoni potreste effettivamente far presente il problema e vi dico subito, per qualcuno secondo me con il 6 di pentacoli al contrario, il 6 di spade si tratta di lasciarsi indietro questo lavoro. In realtà non è che ci sia proprio la morte, però il 6 di spade al contrario, siccome ce l'avete due volte, parla anche di rottura di contratti. Ah no, e c'è anche la giustizia qua al contrario, Quindi effettivamente può essere che qualcuno di voi decida di cambiare il proprio panorama lavorativo. Se siete autonomi, allora c'è da festeggiare, c'è come un nuovo inizio, potreste essere in una fase... Allora, sento che c'è un'azienda concorrente alla vostra che sta per gettare la spugna e questo è un buon momento per voi per andare e accalappiarvi i clienti di questa azienda. Sento che avrete da festeggiare a fine maggio. Per quello che riguarda la situazione economica, secondo me allora potreste spendere un po' troppo per i vizi, questo ve lo dico. I vizi potrebbero essere, nel caso delle donne, non lo so, il capriccio, le scarpe, la borsa, potrebbero essere le cene fuori, potrebbe essere quel massaggio in più, potrebbe essere quel bicchiere in più,
Cioè, ho come la sensazione che potrebbero esserci dei vizi che dovrete alimentare e che vi potrebbero portare leggermente, neanche tanto, leggermente fuori budget, però ho anche la sensazione che ci sia un tema a livello economico che dobbiate affrontare da soli. Niente di sconvolgente, però potrebbe essere come i limiti della legalità o avere qualche cosa di illegale in mezzo con due carte del diavolo, e qua ve lo dico. Parliamo di relazioni, anzi no, prima di progetti, ragazzi. I progetti sono un po' fermi. Sento che c'è come un'energia un po' stantia. Sento come se avessi bisogno di mettere altra carne al fuoco. E c'è qualche cosa comunque con questi due diavoli che vi condiziona e che non vi permette di focalizzarvi come voi vorreste nei vostri progetti. Quindi ho proprio come la sensazione che sia un po' tutto fermo da quel punto di vista lì. Se per caso state collaborando con qualcuno che vi tappa le ali, vi tarpa le ali, non mi ricordo come si dica, lasciate perdere questa persona. Io ho come la sensazione che si potrebbe entrare in dei giochi di potere. Io ne so di più, quindi si fa come dico io. O cose per lo stile. Io ho messo più soldi nel progetto e quindi si fa come dico io. Una cosa di questo genere. Vi dico che qualcuno potrebbe decidere di rompere questo accordo e di proseguire da solo o da sola, mentre qualcun altro tenderà a implodere, cioè tenderà a dire no, va bene, ok, facciamo come dici tu. Prima di fare qualcosa ci confrontiamo sempre o non mi muovo senza il tuo benestare, una cosa del genere. E credo che sia quello che sia la parte vincolante a questo progetto, il fatto che attendiate, che aspettiate che sia qualcun altro a prendere le decisioni. Parliamo di relazioni romantiche. Dunque, vedo un bel po' di gente, ragazzi, soprattutto se siete single. Io credo che qualcuno lo abbiate appena scollato o che ancora comunque sia a livello energetico nell'aria, nella vostra vita. Magari non è una persona con la quale siete riusciti a costruire, però è qualcuno che avete frequentato per un po'. Probabilmente c'era anche un certo tipo di legame con questa persona, ma sento che non si è costruito. Mm? Ora, vi dico che effettivamente una persona potrebbe entrare, una persona nuova, potrebbe esserci una piacevole storiella con questa persona, però ho anche la sensazione che potreste non essere solo voi due. Quindi ci può essere o l'altra persona ha già qualcuno, oppure, anche se io in realtà qui non ho carte che mi parlano di passato, però come vi dicevo potrebbe ancora esserci nell'aria l'energia di una persona che avete smesso di frequentare da poco. Magari siete ancora lì che pensate, questa persona, cosa starà facendo. Tutto sommato, io ho la sensazione che non tanto la terza settimana, ma forse di più la quarta, potreste ricevere una comunicazione da parte di questa persona, potrebbe esserci una telefonata, un invito a fare qualcosa di diverso, sento che è un invito per andare a divertirsi, quindi potrebbe essere andare a ballare, fare qualche escursione, fare qualcosa di divertente. Per le persone che sono in una relazione, hmm, in qualche modo sento che c'è stato un problema tra di voi e qualcuno di voi se lo vuole lasciare alle spalle, tipo non ne parliamo più, andiamo avanti, qualcun altro ha deciso di risolvere il problema fuori dalla coppia, di cercare quello che manca all'interno della coppia, di cercarlo fuori.
E non necessariamente deve essere un tradimento in senso stretto, anche se qui abbiamo il 3 di spade e il 3 di coppe. Può essere che sia anche solo un flirt, magari a livello mentale, un qualche cosa che vi solletica. Però la sensazione che ho è che sia necessario affrontare i problemi all'interno della coppia e non far finta di non vederli. Mm. Potrebbero esserci degli interessi materiali in mezzo, il motivo per cui non tirate fuori il problema all'interno della coppia è per non smuovere le acque, però ho anche la sensazione che sia necessario farlo. Poi, per carità, magari a qualcuno di voi va bene mantenere in piedi la facciata della relazione e intanto prendersi, meglio detto, quello che manca all'infuori della relazione. Diciamo che non è un momento di equilibrio tra di voi. Una delle due energie la sento più calma, l'altra più in movimento, più energica, più entusiasta, con voglia di fare, con voglia di andare. Io ho come la sensazione che sceglierete, se per esempio avete voglia di uscire, avete voglia di fare cose, avete voglia di andare in vacanza, tutto quello che non riuscite a fare col partner, io credo che troverete come una soluzione alternativa di farla con le amicizie, con gli amici. Se per caso siete, o il filo, se per caso siete in una relazione clandestina, non definita, senza etichetta, sinceramente ragazzi ho la sensazione che lascerete perdere questa persona o che perlomeno prenderete distanza da questa persona, anche perché qui avete l'eremita, siete in fase di isolamento, cercherete proprio di allontanarvi da questa persona per capire cosa si può riequilibrare e che cosa no, perché a me sembra con questi due 6 di pentacoli al contrario che siate in un momento, che siate in una relazione dove effettivamente non è che vi danno poi così tanto, anzi, io ho come l'idea che siate sempre voi a correre dietro all'altra persona e che non ci sia un reale ritorno. Andiamo a vedere un po'. All'ombra di noi stessi ci chiediamo perché mai è buio. Mm. Sì, è come dire, in quella situazione ci lamentiamo fondamentalmente, invece bisogna muoversi, girare questo mago a testa in su e fare come un'azione che porti alla manifestazione di una realtà diversa. Andiamo a vedere un altro oracolo. Opportunità, 3 mesi. E qui sono quelle che sono ancora teste in giù e che potrebbero effettivamente aprirsi da qui in avanti se solo ci metteste l'attenzione. E poi abbiamo anche le gelosie in autunno. Può essere che questo 3 di spade faccia riferimento all'autunno passato e a un qualche tipo di situazione che si è creata e non si è ancora risolta. Me lo spiegherei anche con questi due diavoli. Potrebbero esserci state, sì, delle questioni che hanno deluso. Qui abbiamo comunque un 5 di coppe, quindi voglio dire, può esserci qualche tema dovuto alle gelosie o alla sfiducia anche sento, o al fatto che avete dato fiducia a una persona e invece poi vi siete ricreduti o vi ricrederete. Amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere nei commenti, sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video. Per iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti mi potete contattare via mail oppure nella descrizione trovate anche il numero di telefono. Per quello che riguarda la sezione degli abbonati, vi dico, lì c'è tutto il tema delle credenze limitanti, però in più
Ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, ci sono temi che riguardano la vista eterica, l'alto e il basso astrale, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato in decenni di formazione personale e professionale che sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo, sono numerate le playlist. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!